Very good. Welcome. Locked up in the house, but good. Sono qui con voi e sono chiuso in casa, ma sto molto bene. Of course, tonight we're going to have a two-way, it's like going to be a bilingual kind of interview, of course. So there will be a lot of people joining us in a minute. Ho detto che sarà una conversazione bilingue, ci saranno tantissime persone che tra un po' arriveranno con noi. So let's wait until the people are joining in to meet you, to greet you, because you're very, very famous in Italy anyway. So ho detto aspettiamo che si collegano un po' di persone e poi cominciamo a intervistare il nostro magnifico ospite questa sera, che è Roy Martina. Roy, you speak a little Italian? Parli un po' di italiano? I understand most of it. Speaking, I can order in the restaurant what I need to eat, but ha detto che lui parla, cioè capisce l'italiano un po', può ordinare le pietanze al ristorante, ma non lo parla, però lo capisce, per cui già... Ok, we have already 43 people actually joining us already. We have not even started in 2 minutes, but we're going to have more and more people. We have kind of, sent so many invitations. Abbiamo mandato così tanti inviti perché questa sera con questo ospite straordinario volevamo che ci fossero tutti i nostri partecipanti al nostro gruppo, per cui Roy Martina è una celebrità, come sapete, per cui è molto molto bello averlo qui. I've said that you are a celebrity in this, energetic world, so we're really pleased to have you on board tonight and on Bridges of Light, so it is like a magnificent experience that we're going to have all together. Ovviamente il dottor Martina vorrà sentire le vostre domande. Roy would like to hear some questions from you, so please do write the questions as soon as you feel like the urge of doing so, although we have some people that have already asked some questions, but mainly tonight, Roy, we are going to speak about COVID-19, right? Mm-hmm. Well, it's we cannot escape. Yeah. Dice, questa sera principalmente parliamo del Covid-19, dice lui, purtroppo è questa la realtà, non possiamo scappare, per cui parleremo di questo principalmente, ma poiché Roy Martina ha scritto diversi libri su diversi argomenti, anche degli angeli, possiamo chiedere a lui diverse cose, ok? Per cui we are 94 right now, shall we wait a little bit longer or shall we go straight into the conversation? I think we can start with a little bit. I can explain a little bit of background in general, so we can just start slowly a little bit. Ha detto che lui ci parla un po' di sé prima che aspettiamo che altre persone si connettano, e così che sappiamo anche un po' di lui, da dove viene, che cosa fa. Yes, go ahead. Yeah, and so I think the most important thing is that, yes, we have a virus. There's a virus going on. And yes, a lot of people are getting sick. But the big question is, why now? This is a good question to start thinking about it, right? Let me translate, ok? Dice, abbiamo questo virus in questo momento, sappiamo che esiste, e la domanda che dovremmo porci, perché adesso? Right. Yes, why now? That's I think we are being tested. If we look at from a spiritual standpoint of view, I think this is the first time in history that, at least in my lifetime, that we are encountering with measures as harsh as we are doing now. Okay. Dice che è come se fosse un test che noi stiamo attraversando, e dice che assolutamente questa è la prima volta nella sua vita terrena, ma anche la nostra, che noi stiamo sperimentando questa cosa globale. Yes. And if we go back to 2012, everybody remember, I think it's the year 2000, everybody says, now it's the big transformation. Then was 2012. And now we're in 2020. So there's a pattern coming. And this feels like the real first test of the Aquarius time.
Ha detto che negli anni passati, nel 2000, quando abbiamo voltato dal 99 al 2000, ci aspettavamo una grande trasformazione, poi nel 2012 queste cose non sono avvenute. Adesso siamo al 2020, incominciamo l'età dell'acquario e quindi qua c'è la grande trasformazione che la Terra sta avendo. Yes. And with a test, we mean we have an opportunity to transform. And transform means that we learn something and we change something. That's transformation. Dice che la trasformazione dice che noi sappiamo che c'è qualche cosa, la studiamo e quindi poi la mettiamo in azione. Questo significa trasformazione. So the question will be, after we go back to a kind of a comfort zone, have we learned something and did we change something in our ways? Cioè allora che la cosa che dovremmo poi vedere è se quando questo sarà finito, se abbiamo imparato qualche cosa e se qualcosa noi abbiamo trasformato nelle nostre vite. So if we look at the brain, there are three parts of the brain that we can react from. Dice, se noi guardiamo il nostro cervello, ci sono tre parti del cervello dal quale noi possiamo reagire. We have one part called the reptilian brain. That is the brain that reacts to danger. There's no thinking. If there's perceived danger, immediately there's a reaction. Ha detto che la prima parte è la parte rettiliana, nella quale dice che reagiamo subito, per cui anche se stiamo in pericolo, questa è la parte che ci fa subito reagire. And from here, we have three positions. One is fear, and the other one, and fear, we run away. We have paralysis, we freeze, and the third one, aggression. Those are the three reactions from the reptilian. Three reactions of the reptilian brain? Mm-hmm. Yeah, reptilian brain. Abbiamo tre reazioni per il cervello rettiliano. La prima parte è la paura, la seconda parte è quando noi ci congeliamo e non sappiamo che cosa fare, non sappiamo quale sarà la nostra reazione. And what is the third part? Fear, freeze, and aggression. Right. E la terza parte è l'aggressione, essere aggressivi. Yes. So we can see a big part of the population is living in fear. Some people are angry with the government, angry with the virus, and some people are just totally confused and paralyzed. Per cui c'è che questo noi lo vediamo nella popolazione, delle persone sono arrabbiate col governo, arrabbiate con la politica perché non sanno che cosa fare. Molte persone vivono nella paura e molte persone sono completamente confuse perché non sanno dove girarsi, quindi si sono rimaste così congelate come se fossero in una bolla chiusa senza sapere che cosa fare. Yes. And so this is when there's danger, these are the normal reactions. So these are normal patterns. Nothing, it's not good or bad, it's just what to be expected from most people. Dice che questo è quello che noi ci aspettiamo dalle persone, non c'è una buona, una cattiva cosa. Questa è una reazione normale dell'essere umano. And then we have the frontal part of the brain, the frontal cortex. Then when we go to the frontal cortex, we take a step back. And now we're looking with new eyes. What does this mean for me? Ok, poi abbiamo questa parte frontale del cervello dove noi facciamo un passo indietro e ci chiediamo che cosa questo significa per me. What am I not seeing? What should I do? So that's where transformation begins, when we start looking not from fear, but with the questions, what do I need to do? What do I need to change? What do I need to see? E questo dove il cambiamento, la trasformazione comincia. Per cui quando noi partiamo da questa parte, che ci facciamo un passo indietro e pensiamo su che cosa io devo studiare, su che cosa devo lavorare, che cosa mi sta facendo vedere l'universo che io ancora non ho visto. And what happens then, we can then decide to change certain things in our lives, maybe to eat different, maybe to meditate more, maybe to make peace with others, maybe to be more kind. We take a decision that will transform the way we deal with life.
Per cui quando facciamo questo magari ci soffermiamo a pensare che magari dobbiamo fare delle cose, potremmo pensare di meditare di più, per esempio, o di mangiare diversamente, o di toglierci delle abitudini che abbiamo, per cui è come se noi ci mettessimo a studiarci, a lavorare su noi stessi, a pensare quali sarebbero le cose che potremmo eliminare nella nostra vita. Because right now, our normal, comfortable lifestyle has been stopped, our habits have been stopped. So some people are also in a withdrawal from going to work every day or doing certain patterns. So there's the other shock is that we're breaking our habits and we need to decide what are the new habits we want to create right now. Dice che ovviamente poiché siamo tutti in casa è come se noi dovessimo rompere dei modelli, per cui non possiamo andare a lavorare, non possiamo fare le cose che normalmente facciamo, per cui lui dice dovremmo cercare di trovare invece un compromesso sulle cose che potremmo assolutamente pensare di fare dopo tutto ciò. And there lies in the great opportunity of what's happening is that if we start to transform to become a better person, to become more loving, more kind, instead of going into the reptilian brain, fear, aggression, paralysis. E quindi dice che potremmo pensare di diventare delle persone migliori, quindi invece di andare nel nostro cervello rettiliano che ci congela, che ci fa spaventare, che ci fa vivere confusi, potremmo pensare invece di vivere in questa parte del cervello dove potremmo diventare persone migliori, più amorevoli, più accoglienti, ecco. Now, there's one thing that's interesting from research that shows that when we are in what is called the frequency of love, our immune system fights viruses much stronger than when we are, for example, in fear or in a comfort zone. Dice che naturalmente questo dalle ricerche è nata questa cosa dove le persone che vivono il nostro sistema immunitario è molto più forte, la vibrazione dell'amore, dell'accoglienza, della pace, della serenità, che ovviamente invece con la vibrazione della paura, del congelamento, di quelle altre vibrazioni che porta il cervello rettiliano. So we know fear makes the immune system weak. But the love frequency is love, compassion, gratitude, joy. So we're not speaking about love, we're speaking about love frequency increases the immune response and fights viruses better. E quindi dice che la vibrazione dell'amore, dell'accoglienza, della gratitudine combatte il virus in maniera molto migliore che invece la vibrazione della paura, della frustrazione. Health, maybe for family, some people may be dying, friends are dying. It's hard to shift when your focus is on the suffering to the love frequency. It's tough for a lot of people. I'm not saying it's easy. Remind me, okay? Dice, io non sto dicendo che questa cosa è facile, perché mi rendo conto che ci sono persone che stanno perdendo i loro cari, che hanno paura di questa cosa, per cui assolutamente è un processo nel quale andiamo incontro. So that's the part of transformation. Per cui right? But then there's another part of the brain we can move to, which is called the pineal gland. And the pineal gland connects us with the fifth dimension, connects us with our higher wisdom, connects us with our divine part. Per cui ha detto che poi c'è una parte del cervello, la terza parte del cervello, dove c'è la ghiandola pineale. La ghiandola pineale ci connette direttamente con la quinta dimensione. Right? In the fifth dimension, we are connected to our higher knowing, to our true essence, our divine energy. Dice che nella quinta dimensione noi siamo connessi con la nostra vera essenza, con l'energia del divino. And what happens then is that we realize that we are immortal beings and eternal beings. We cannot die. We can lose the body, but technically we do not die. Ha detto che delle parole meravigliose, dice che tecnicamente noi non moriamo, possiamo perdere nella nostra glandola, nella parte del cervello qui, perdiamo coscienza del nostro corpo fisico, ma siamo esseri infiniti e quindi esseri infiniti non muoiono, perdono il loro corpo fisico, ma noi siamo sempre connessi col divino.
And then we can surrender to what's called the higher wisdom. It's opening up that there is a higher knowing that knows everything. And if we trust that knowing, we will create a true mindful peace, no, peaceful mind. It is faith, it is confidence, it's trust. Okay, I think you have to repeat that a little bit because I was confused into So when we open up, then we go into the higher knowing, and the higher knowing, nothing is an accident, and we need to trust that we are guided from another level that is not the human level. Per cui dice che quando lavoriamo con questa parte del cervello dove c'è la ghiandola pineale, noi assorbiamo una conoscenza profonda, per cui siamo in connessione col creatore costantemente e e continuiamo ad avere una continua crescita spirituale. And that's where we find peace, and that's where we lose the fear of dying or losing someone. È per cui è lì che noi troviamo la pace e dove perdiamo la paura di morire e perdiamo la paura di perdere qualcuno. So in other words, it means that nobody dies, and everybody who dies physically on a higher level has chosen this moment to go. Okay. Dice che nessuno quindi muore e le persone che invece decidono di lasciare il loro corpo è perché lo hanno deciso di farlo in questo momento preciso sulla terra. All right? That gives me comfort and peace as a human being. Of course, you can feel grief and sadness for leaving someone, but when we move to that part of the brain, we relax, we accept that what is. E dice che ovviamente noi siamo tristi perché qualcuno dei nostri cari ci lascia, ma quando raggiungiamo quella parte del cervello nella ghiandola pineale, noi siamo in pace con noi stessi e quindi capiamo bene che cosa significa la morte, che cosa significa lasciare il nostro corpo fisico. Exactly. So those are the three levels of how we can be dealing with this, what's happening right now, with all the stress, all the panic, all the fear that's going on. We need to find our center, because in that center is where we're the most powerful. Dice che quindi questi sono, diciamo, i tre elementi del nostro cervello e quando noi abbiamo raggiunto una pace, che siamo in contatto con questa parte terza della ghiandola pineale, allora riusciamo a raggiungere la pace, la serenità, sapendo che comunque siamo degli esseri infiniti. Roy, what is the name of this part of the brain here? This is called the frontal brain. So from the neocortex and frontal brain. The frontal cortex. La corteccia frontale, quindi questa è la parte del cervello che si chiama corteccia frontale. Abbiamo il cervello rettiliano, abbiamo il cervello, la corteccia frontale e abbiamo la ghiandola pineale qui al centro del cervello. So those are the three levels of thinking, the three levels of consciousness, that now becomes very important to look at yourself and ask yourself, where am I in my levels of consciousness? Am I stuck in the reptilian brain? Then I'm transforming to the frontal cortex, or am I connected to the universe and to the divine essence that I am? Quindi dobbiamo porci una domanda: dove siamo noi? A quale parte del cervello apparteniamo? Apparteniamo al cervello rettiliano, dove ci facciamo divorare dalla paura, dalla preoccupazione, nell'essere arrabbiati con il governo? Siamo invece nella parte frontale, nella corteccia frontale, dove siamo in amore con tutto ciò e grati alla vita per essere stati e per essere qui ancora sul pianeta? O siamo nella parte pineale, dove siamo in connessione diretta col creatore e dove siamo giunti in un posto meraviglioso, già proiettandoci verso l'alto? Exactly. So this is our chance right now to make the transformation and to connect. And the first thing we need to do is to create a peace in ourselves. And we can call this meditation, we can call this breathing, we can call it connection, we can call it visualization, but we need to create those moments where we step out of the reality and connect to a higher reality.
Per cui dice Roy che dobbiamo cercare di creare la nostra realtà. Potete chiamarla preghiera, potete chiamarla meditazione, potete chiamarla respirazione, ma dovete fare un passo avanti e connettervi con questa parte del cervello che si trova al centro del cranio, la ghiandola pineale, così che poi possiate fare un passo in avanti rispetto a quelle altre parti del cervello. I feel that even if you are connected with this part, you are already kind of on the way, no? Absolutely, absolutely. It's a one step. It's the first step to go to the next level, is to step out of the fear, to disconnect from the reptilian brain, and you can do that with breathing and visualization. So that's the first step. Yeah. Dice che il primo passo è quello di staccarci completamente dal cervello rettiliano e portarci a questa parte del cervello dove stiamo in amore e grati a tutto, e poi dopo possiamo passare all'altra parte. Yes. And the other things that we can do is to ask ourselves, how can I go into that love frequency? What can I do to be in that love frequency? L'altra cosa che posso fare è pensare di capire come io posso entrare nella frequenza dell'amore. Right? And for example, by sending love, by sending prayers, by having compassion, by being kind, by forgiving, by letting go. This is the time to do all those things. Per cui come potremmo pensare di entrare nella frequenza dell'amore? Per essere gentili, per avere compassione verso gli altri, per essere accoglienti verso gli altri, per perdonare gli altri. Per cui queste sono tutte emozioni che potremmo noi cominciare a stabilire per entrare in questa frequenza e vibrazione dell'amore. Right? So it's time to reflect on what are my unsolved things in my life? What are the things that I've not taken time to look at? What are the things that I pushed away? What are the emotions that I'm not dealing with? And bring those up for transformation. Per cui dice che il primo passo verso la trasformazione è cercare di osservare queste emozioni. Dice: che cosa faccio? Anzi, che cosa non faccio per raggiungere questo? Che cosa io posso fare di più per andare avanti nella mia vita in questo momento? Come posso amare di più le persone, perdonare gli altri? Come posso in qualche modo entrare in quella frequenza, in quella vibrazione dell'amore? It's time to have real conversation. It's time to reconnect. It's time to surrender. So we may have call up some people we didn't speak with for years. We may speak with people we have a problem with. So now is the time, because everybody is in the same boat. Rich and poor, we are all, the virus is an equalizer. It does not make a difference between famous and poor. So this is a good time to call everybody. Everybody is open now to be connected. E che tutti adesso sono aperti alla connessione, per cui se noi abbiamo, come fare per esempio, se noi abbiamo del rancore per qualcuno, ci sono persone che non ci piacciono, allora dice che tutte le persone in questo momento sulla Terra, ricchi e poveri, diceva lui, sono in connessione perché si sentono soli, si sentono abbandonati, per cui per recuperare questa frequenza dell'amore lui dice che sarebbe opportuno chiamare le persone che magari ci hanno fatto del male, qualcuno che dobbiamo ancora perdonare, qualcuno che è lì che magari con cui non parliamo da tanto tempo. Yeah. Right, so now is the time to connect, but also the time to solve problems. It is a time where we can let people know we care. We can call them up and say, how are you doing? It is time for deep conversation about life, not about missing going to have a coffee or going to a party. It's about how are you doing, to really ask questions, to connect from heart to heart. This is the time to do that. Ok, dice che questo è il tempo di chiamare le persone, non possiamo uscire per andarci a prendere un caffè insieme, ma possiamo chiamarli al telefono e chiedergli come stai, come sta andando, anche se sono persone che non sentite da tanto tempo. Per cui proprio è questo il modo di avere una connessione cuore a cuore, dice Roy. Yes. So one thing that helps me is the question, if I would leave this planet because of this virus, or someone else leave this planet because of this virus, what are the things I didn't say that I would like to say? What is the love that I did not express
that I still can express now I'm alive. Dice quindi, se voi moriste nel coronavirus, dice quali sono le cose che io avrei potuto dire e che non ho detto? Come avrei potuto esprimere l'amore a questa persona, ma me la sono tenuta dentro per la mia avarizia di sentimento. E quindi questo, magari uno si dice, meglio invece donare e accogliere nell'amore la vibrazione dell'amore. Right, and also thank people for the great things they've done for you, to express your gratitude for them being in your life. Remember the good things you had together. These are the moments where, when we go in that love frequency, we are strengthening our body. That's the best protection, better than vitamins, better than herbs, better than anything else, is to have that kind of energy in your body, because then you're protected against any virus. Dice che siete protetti da qualsiasi virus quando voi siete grati alla vita, quando siete grati alle persone che magari non sentite da un po' di tempo. Per cui se voi entrate in quella vibrazione dell'amore, la sentite dentro di voi, allora vedrete che tutte le cose cominceranno ad avere senso. Yeah. Right, so this is what's part of what we're teaching. And the other thing that we are teaching is to focus on where do we want to go. So what in 1 month from now, 2 months from now, who do I want to be? How do I want to feel? So we have a clear direction. We're giving clear instructions to the body. Per cui dice che noi ci prendiamo degli step, dice dove voglio andare, dove voglio essere da qui a 1 mese, dove voglio essere da qui a 2 mesi, voi costruite la vostra realtà e quindi inviando dei pensieri tra 1 mese, tra 2 mesi, saprete già che cosa può succedere in questo momento. Because when we give the mind and the body a vision, we visualize, we feel those feelings, we can already feel the joy of being healthy in 1 month, 2 or 3 months, then we are instructing the body, we are reprogramming the body in a way that it will make that vision come true for us. Dice che quando noi diciamo al nostro corpo io voglio essere sano e voglio rimanere ad essere sano per tutto il resto dei miei giorni, noi diamo un pensiero al nostro corpo, così che il nostro corpo può rimanere sano per tutto il tempo. E quindi diamo come se noi lo programmassimo verbalmente. Mm-hmm. Yes, Roy, we got like 215 people now, with us. I'm happy to hear that. So, of course, we want to talk also about practical things for the body and all those things. But when we get lost on the practical things, we're forgetting the most essential things that are more important than how much vitamin you think eating or how much you're meditating. It's about creating the higher consciousness that creates a transformation. Dice che noi creiamo una grande coscienza e questa grande coscienza crea la trasformazione. Per cui, dice lui, sebbene poi parliamo anche più tardi delle cose che potreste prendere per alzare il vostro sistema immunitario, spesso solamente la vibrazione dell'amore di cui ho parlato prima potrebbe fare in modo che voi possiate stare bene senza prendere nulla, ecco. All right. So I've created different booklets. One booklet is on homeopathy, how this can help us to protect the body. So now I'm going to the practical. Now what I'm talking about is transformation. Now we're going to go, okay, practical, what do you do with the virus when it comes to you? That's a total different story, right? Adesso vado ad un'altra storia, ha detto, perché io ho creato questo programma sulla trasformazione, abbiamo parlato della trasformazione energetica, adesso parliamo della trasformazione un po' più pratica. Ha creato diversi brochure, diversi piccoli libricini dove parla appunto dei rimedi omeopatici, perché lui, sapete, è anche un dottore omeopatico. Yes, right. Tell us about homeopathy. And what's important is the 5 different stages in dealing with the COVID-19. There are 5 different steps we need to look at. Ci sono 5 passi, 5 step da seguire per il COVID-19. And I have a lot of experience because I go 3 times a year to China. So when it happened in China,
in January, we were already helping our students there, and we helped over 60,000 people in China, and none of them got problems because we guided them through the process. Dice, io vado 3 volte l'anno in Cina e siamo stati in Cina a gennaio, e dice che ha lavorato con 60.000 persone attraverso quello che lui adesso ci sta spiegando, e nessuno di questi ha preso il virus. Okay, so we have step 1 is no symptoms, we feel healthy, and so on. We call this 0 point. We're okay, we have no problems, 0 point. Il primo step è quando noi ci sentiamo bene. 0 point significa punto zero, nel senso che siamo sereni, felici, non abbiamo nessun tipo di sintomo. This is the time where we prepare our bodies. This is where we do certain exercises, breathing practice, meditation, reflection, eat healthy, detoxification. That's the 0. Il 0 è quando noi non abbiamo nulla, però prepariamo il nostro corpo con la meditazione, esercizi di ricarica, esercizi di respirazione, mangiare sano. Quando noi fare degli esercizi, quando noi abbiamo il nostro corpo davanti sano e quindi lo stiamo pulendo. Right. Yeah. Then we have phase 1 is the first sign of discomfort, or when we think we may have got the infection. We're not sure yet. It might be very light symptom. Poi dice che abbiamo la fase 2, quando noi potremmo pensare di avere dei sintomi molto leggeri, che noi potremmo pensare di aver preso il virus. All right, so it could be even that someone was sick and coughing close to you, that you think, I might have got the virus. You do not know yet. Ok, quando non sai se qualcuno ti ha tossito vicino o ha starnutito vicino a te, quindi potresti pensare di averlo preso. What we've discovered in China is that one good way to understand is that you measure your temperature every day at the same time. For example, when you get out of bed, you measure your temperature. Quello che abbiamo scoperto in Cina è che, per esempio, la mattina nello stesso orario, quando vi alzate, di misurarvi la temperatura. And you will see your baseline. You will see your normal body temperature in the morning. And if it goes up 0.5 degree Celsius, that's already in phase 1. E quindi voi vi misurate la temperatura tutti i giorni, e se la temperatura sale anche di mezzo grado, allora questo potrebbe essere già la fase 1. And we've discovered that is for a lot of people, that's the first sign of infection. Per molte persone abbiamo visto in Cina che questo è il primo segno di infezione. All right, and then phase 2 is now the symptoms get stronger. Now you have temperature, you start feeling a dry throat, whatever, you're not feeling well anymore. That's phase 2. E poi dice abbiamo la fase 2, dove quando magari non possiamo respirare, ci sentiamo una restrizione alla gola, abbiamo la febbre. Yeah. Okay. Now, phase 3 is where the biggest danger is, because now it's attacking the lungs. Now we're getting, breathing problems. We're coughing more. We're feeling more obstructed in the lungs. That's phase 3. La fase 3 è quando noi ci sentiamo restretti nei polmoni, quando magari non possiamo respirare, sentiamo che i polmoni sono chiusi in qualche modo. Yeah. Right? And then we have phase 4, and that's recovery. So in phase 3 is the worst, is the crisis, and phase 4 is recovery. Recovery means that you're getting better? You're getting better, right. Mm-hmm. E poi nella fase numero 4, la terza diciamo che è la peggiore, nella fase numero 4 c'è già la remissione, cioè cominciare a stare meglio. What we discovered, if we are alert in phase 1 and phase 2, we skip phase 3 and we go to recovery. Okay? Quando ci accorgiamo già dei sintomi dalla fase 1 alla fase 2, scusate, noi saltiamo già la fase 3, quindi la fase più forte, e possiamo subito andare alla fase 4. And that's the trick. The trick is you do not want to get into 3, you want to prevent from getting into 3.
E questa è la cosa, noi vogliamo prevenire di entrare nella fase 3 e saltare direttamente alla fase 4. So I'm going to give everyone the most important tip of tonight, how to skip phase 3, because that's the most important thing that we can learn and what we learned from the Chinese. C'è la cosa più importante che io questa sera vi spiegherò è come non entrare nella fase 3. I cinesi, nella medicina cinese, dicono proprio questo, di non entrare nella fase 3 e arrivare direttamente alla fase 4. So I'm going to put my computer a little farther away so people can see me. Okay, so my hand, I put all my fingers together, and I'm going to use this as to here under my clavicle, where it stops is a point for the lungs. This is the alarm point for the lungs, okay? Ok, dice che questa parte, allora mettete le mani in questo modo. Show us your finger, please, right. in the camera. Yeah, okay. No. So put them together. I call this like a chicken mouth. Mettete le mani così, lui dice che la chiama come il becco di una gallina. Okay. And then I go to this point, right, under my clavicle, where if I slide my hand against my clavicle, it stops right there. Yeah. Right. Yeah, exactly. Alla clavicola, quando sentite l'osso della clavicola che si interrompe, questo è il punto dei polmoni. Right, and now we're going to tap like this. Just nice and easy. Possiamo fare così. Right, so when I enter phase 1, I start already with the tapping, okay? Quindi se io sto nella fase 1, comincio già a ticchettare. And what I'm doing is I'm doing 60 times on one side, and then I change 60 times on the other side. E quindi faccio 60 ticchetti da questa parte e 60 da quest'altra parte. And we do this 3 times, both sides. Ecco, e facciamo questa cosa 3 volte. 60 di qua, 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 60 di là. Quindi 3 volte. And in phase 1, you do this 3 times a day. E nella fase 1 voi fate questo 3 volte al giorno. And then in phase 2, if you start getting symptoms, now you speed it up every half hour or every hour. E quindi invece se voi sentite che ci sono dei sintomi, potete pensare di fare questo ticchettio 60 volte anche ogni mezz'ora. Right? And this will give energy to the lungs and will protect the lungs. This is very important. Questo è molto importante perché questo dà energia ai polmoni e li protegge. And what you do not want to do it like this. Not like this, but cross over. Dovete farlo incrociato, di qua e poi. Okay? And it's also like a kind of a meditation because you're just counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it puts your mind into rest. Okay, cioè che in questo modo la vostra mente è a riposo e quindi è come se fosse un esercizio che voi fate, una meditazione, ecco. Okay, we found this to be very, very effective in helping the lungs not to go in phase 3, where we get blocked and stopped. And this can save many, many lives. E questo può salvare tantissime vite perché questo dice che vi evita di entrare nella fase 3. Okay, and okay, this is just, I think from everything we taught our Chinese friends, this was one of the most important things that we offered them to protect their lungs. It was really, really important. I cinesi che noi abbiamo trattato a gennaio dice che questo è una delle cose più importanti per proteggere i polmoni. In China, we did not have homeopathy, because Chinese do not know homeopathy, so we couldn't work with homeopathy. Dice che in Cina non avevano l'omeopatia perché i cinesi non credono all'omeopatia. No, they don't know. They never homeopathy. Yeah. So, but what we've been successful in creating here in Europe is the first homeopathic vaccine in Europe. So we're the first one who came up with the vaccination based on homeopathy. Ma che cosa noi abbiamo scoperto? E abbiamo creato un vaccino omeopatico qui in Europa. And what we will teach a workshop this weekend. And one of the things we're going to teach in the workshop is also how to make
your own vaccination if you get sick. We have two ways. We want to prevent. The vaccination we have is for prevention, but if you get sick, you can make your own vaccination. We're going to teach this in a workshop that we're going to be teaching this weekend. Questo fine settimana dove insegna a fare il vaccino. So you teach how to make a vaccination. Yeah. So we teach people, let's say if someone in your family goes in phase 3, it gets critical, you can make a vaccination in that moment from what they cough out or to spit. We will teach this in a workshop, how to make your own vaccination. Dice che vi insegna, nel seminario lui insegna come fare il proprio vaccino. Per esempio, cioè, se c'è una persona vicino a voi che tossisce, come prendere un po' della roba che ha tossito, ora io ve lo faccio spiegare meglio, e creare un vaccino, ma questa è una cosa che vi dice lui. So what did you say? You say that to create a vaccine, then you take some of the stuff that the person has coughed out? Yes, so you need to understand. So the vaccination we make from homeopathy is made from COVID-19. So it is made from the virus. That's one thing. Well, when someone is coughing, they're also coughing out the virus. So then we have the material, we can make a vaccination as well. Dice che il vaccino viene fatto, questo qua che ha creato lui omeopatico, viene fatto proprio se c'è qualcuno che ha tossito vicino a voi, quello che ha tossito si prende un poco di materia e lui ha creato questo vaccino. Right. So we need to explain a little bit better, because we're talking about being in a house with a family and someone gets the virus. We know they have the virus, or we get the virus. In those cases, if we do not have the vaccine, we can create the vaccine ourselves. That's one thing we can do. Ok, dice che se siamo in casa con qualcuno che si ammala o noi stessi ci ammaliamo, possiamo creare il vaccino per guarirci da soli. Okay, and in the workshop we're going through all the things we can do in each step. And what I made is a free booklet with the homeopathy, that also with the 5 different phases. So people, this is for free, and then you can send it to all the people if they want. And in it, we explain how to use homeopathy in each different phase of the COVID-19. Che lui ha creato 5 libricini dove in ogni libricino, step by step, vi spiega cosa fare se una persona si ammala. Yeah. So in this book, it is about homeopathic remedies for each step. Okay. No, we lost you for a minute. Is homeopathy remedy for what? Okay, it's a booklet. For each step is a different way to use homeopathy. How to use homeopathy for each different phase that we go through. Dice che in ogni libricino c'è come usare l'omeopatia per ogni fase che noi andiamo incontro. Lui prima della diretta mi ha mandato questi libricini che dopo metteremo su Bridges of Light perché sono gratuiti. They're free, so we can send them to everybody, right? Give to everybody, yes. And they can send it to their friends again. The more people, the better, so people can help themselves as well, even if they don't go to the workshop or if they don't know me. At least we have everything in a little booklet. Lui ci dona questi 5 libricini, ripeto, io cercherò un modo per farveli avere, li metteremo qui. Dice che poi voi li potete leggere, prendere, leggere e regalarli a tutte le persone che pensate abbiano bisogno, anche di leggere solamente. Yeah, you see, what people need to know is that this can be almost similar to a flu. So it's very difficult without testing to know if you have a flu or you have the COVID-19, because 2 things are going at the same time. Dice che questo potrebbe anche essere solamente una influenza, però noi non lo sappiamo perché 2 cose succedono nello stesso tempo, quindi le persone hanno bisogno di essere testate. So some people already had COVID-19 but never knew they had COVID-19. So they're already immune, but they don't know. Dice, potrebbe essere anche che le persone già avevano avuto il Covid-19 e quindi sono diventate immuni perché l'hanno già avuto. So if we don't test, we don't know. Per cui se non facciamo i test, noi non lo sappiamo. Yeah. So the booklet is to prepare us so that if we get the infection, that we go through the infection and nothing bad happens. It will be like a flu,
without getting to the lungs. That's the most important part. Please do repeat that because I lost you for a minute. Okay, I said the homeopathy can help us, even if we get the COVID-19, to go through it just like a flu, so it do not get to the lungs. That's the most big difference between COVID-19 and the flu. Dice che l'influenza, scusate, che il vaccino può aiutare anche solamente a stabilire se è il Covid-19 o l'influenza. So people need to know the difference with the flu. The COVID-19 is the only virus that can destroy the lungs in 5 days. Dice il Covid-19 è l'unico virus che può distruggere i polmoni in 5 giorni. So it can cause what's called a pneumonia and with fibrosis. And fibrosis is the danger why people get into respiratory distress. Dice che quindi è una combinazione di polmonite e fibrosi, e la fibrosi è quello che porta poi le persone ad essere malate. Normal people get fibrosis very slow. If you look like people working in a coal mine or in an environment with asbestos, it takes months to years to develop fibrosis. This virus does it in 5 days to 2 weeks, which is a very new phenomenon. Di solito sviluppare la fibrosi nel nostro corpo prende tanto tempo. Per esempio le persone che lavorano nelle miniere, no? Però non è così veloce come il Covid-19 dove puoi prendere la fibrosi in 5 giorni. And that's what makes this different and more dangerous. And a lot in the beginning we thought only old people, but it is not. If you're young, you're not guaranteed that you will not have a problem. Noi pensavamo che era solamente per le persone anziane, ma questo non è assolutamente vero, perché questo virus lo può prendere chiunque. So, and especially people who have already lung problems like asthma, bronchitis, even if they're young, that is a big risk factor. E questo anche per le persone che soffrono d'asma, che soffrono di bronchite, e anche se sono giovani, questo è un fattore molto importante. And also we decided to do this workshop also in Italian. So we'll live stream the workshop in Italian. So for the Italians will be no problem to follow this weekend. Questo seminario è anche in italiano, per cui se voi lo volete seguire c'è anche la traduzione. Maybe we can check for a few questions and then we can answer those. Domande che avete fatto. Ok, let's see. Okay, so Maria is asking, everybody can take these homeopathic remedies, whether you have corona or not? Yes, the homeopathy has no side effects, so it's for everybody. Even children can take it, and so on and so on. No problems there. Mm-hmm. Maria ha detto che sì, qualsiasi persona può prendere questi rimedi omeopatici, se tu sei malata oppure non. Mm-hmm. Okay, then we have, let's see. Okay, now if Ivan is asking, if you are immune to the virus, is it possible? Is there like a way of not being like a way for you not to transmit if you're immune? Is there a way for you not to transmit to others? Okay, so the research is still going on. The research about how long do we keep sending out the virus. At this point, the safest is to say that once you recover, after a week, you stop emitting the virus. You have 1 week of time after recovery. This is more or less the latest research. After recovery, you got what? Sorry? Yeah. So once we go in phase 4, we don't have symptoms anymore. We still have 1 week that we should be in quarantine before we are free of sending out viruses. Mm-hmm. Ivan dice che dopo, quando tu sei, se tu sei immune, sei portatore sano, dopo hai una settimana ancora di stare in quarantena prima di sapere che non sei più, non puoi più trasmettere il virus. Ecco.
Okay, so Stefania is asking, she had a strange flu at the end of January, and then she didn't know whether it was anything really, but she wants to ask you that even the technique of tapping on the lungs points can be done even after, like she possibly had felt like she had flu or whatever she had, but can she tap? Yeah. The tapping you can do even if you're healthy. It has no negative side effects. The problem that we're facing right now is that we do not know if it was the flu or COVID-19. So she can still get sick with COVID-19. So tapping is always good. In phase 4 for recovery, we keep on tapping until at least for 2 more weeks. Ok, ha detto che anche se tu hai avuto solo un'influenza potresti pensare di fare il ticchettio perché questo ti evita proprio di passare alla fase 3. Se tu per esempio sei anche nella fase 4, ma ovviamente non è questa cosa qui, ma se sei nella fase 4, questa cosa in qualche modo potrebbe farti ancora andare. If you are in phase 3, then you cannot tap, right? No, phase 3 you trap a lot. Phase 3, when you have lung problems, every 15 minutes. Ok, dice che se arriverate mai alla fase 3 dovete fare il ticchettio sempre, anche continuare a fare questo fino a quando i vostri polmoni si liberano, ecco. Yes. Ok, well, thanks for both of your in your love. Ok, buonasera. Ok. People say that you are special as always. Okay, no, there are no more. Okay, well. Okay, now people were just actually replying or saying something about the first phase of our conversation regarding the brains. So I've gone all the way up. So shall we keep going? Yeah. So just one thing. I see it was a question. What was it? Oh yeah. So about homeopathy. So just let them know you will send them the booklet for me. Everybody can get the booklet, so everybody will have that. It's in Italian, so we give it away. Ok, vi mando i libricini che lui ha scritto, sono in italiano, sono gratuiti, ringraziamo Roy per averceli donati e ve li spedisco, in qualche modo vedremo come si fa e così che li avete, li potete distribuire a chi volete. Roy, have you ever encountered anyone who has recovered completely with the homeopathy remedies? What the beauties of the remedies that we have is that our goal is always to skip phase 3. That's the goal. And so far, we had some people went in phase 3, but it recovered very quickly. So we have a lot of people recovering from that, yes. Ho chiesto a Roy se loro hanno visto una completa guarigione di qualcuno di cui loro si occupano e dice che con i loro rimedi omeopatici che usano, ha detto che la migliore guarigione è quella di non far arrivare il paziente alla fase 3, ma anche se la fase 3 arriva, loro con il ticchettio e con i rimedi omeopatici sono riusciti a far saltare quella fase critica e arrivare le persone alla fase 4. Is that a phase 5? No, phase 4 is you recover. Phase 5, what we do in phase 4 is to make the body stronger than it was before it began. So you will get out strong. Phase 5 is you're super happy and healthy again. La fase 4 è dove loro fanno in modo che voi recuperate la forza fisica e fanno diventare il vostro corpo ancora più forte e sano di come era prima che aveste tutto ciò. And the homeopathic remedies can be available. They are available in Italy. The vaccination, they can order from Holland. It will be in the booklet. They will have all the information. But Italy has many good homeopathic companies, so they don't have to worry about that.
Dice che queste cure omeopatiche saranno disponibili in tutto. But what do you mean? Do you make the homeopathy remedy or they are available? No. I instructed them to make the vaccination. Only the vaccination. That is in Holland. Homeopathic remedy you can get all over the world. Yeah, okay. Dice che loro hanno istruito un'azienda olandese per fare questo particolare vaccino. Dice che i rimedi sono disponibili in tutto il mondo. We have online with us, and in fact, he asked me a question earlier to ask you, a doctor who is actually one of our speakers here on Bridges of Light. He's also an homeopath, and he's a Palestinian doctor who lives in Italy he's been living in Italy for a very long time. He's a very, very, very knowledgeable person. And he asked me a question to ask you. What is the impact of this global experience on social and family relations in the next future? After, okay, I can only say what I got from the fifth dimension. Okay, it's not the truth. It is a prediction. It's more a prediction. And first of all, let me translate the question in Italian for everybody, and then I will. Allora, il dottor Natur mi ha fatto questa domanda prima: quale impatto ha questa esperienza planetaria sulle relazioni sociali e familiari nel prossimo futuro post-emergenza? Roy sta rispondendo a questa domanda per quello che ha canalizzato dalla quinta dimensione, per cui ascoltiamolo. As I said at the beginning, this is a test. This is a test for humanity. Are we going to transform? Are we going to learn? So it's like we're reaching this road. Are we going this way or going that way? And how many people go this way? How many people go that way? That's the first test we're going. Translate, please. Thank you. Questo per noi è un test. Allora, cambieremo dopo questo test o non cambieremo? Quindi c'è una strada che va in questa direzione, una strada che va a destra e quell'altra va a sinistra. Yes. But remember, there are 3 levels. Level 1, reptilian brain. Level 2, frontal cortex, transformation. Level 3 is connection. Those are the 3 things. So only transformation is not enough. We also need to go to the next level of connection. Ricordatevi sempre che ci sono 3 step. Quindi il cervello rettiliano, la corteccia frontale e poi la quinta dimensione. Ricordatevi che noi dobbiamo partire da qua, dimenticarci il cervello rettiliano, partire da qua per andare verso la quinta dimensione. Yeah. So if we transform but we do not connect, the next test is going to be a shock again, because we make another jump. Se noi ci trasformiamo ma non ci connettiamo, allora questo sarà un altro shock. È come se non avessimo fatto nulla, per cui dobbiamo stare qui ma connetterci contemporaneamente. Yeah. So what will happen is we will have, when the big test comes, we'll have 3 groups. One group, total panic. They will become like what we say animals. There'll be a survival. The next one are people transformed, but now they're shocked again because, again, it's a challenge. And the third group is guided to be in the right place at the right time. Dice, per cui quando noi non riusciamo ad inglobare queste 3 cose, la prima cosa avremo uno shock e rimarremo selvaggi, per cui saremo i visitatori su questo pianeta, ok? La seconda avremo ancora uno shock perché ancora siamo in un momento sballati, e invece sopravviveranno quelle persone che si sono collegate direttamente con la quinta dimensione e quindi quelli saranno coloro che andranno avanti. And according to our information, after this is over, we have 3 years before the next big shock comes. So there's a period of 3 years. Dice che dopo questo, quando questo sarà passato e avremo imparato la lezione, coloro i quali l'avranno imparata, ci saranno 3 anni fino a quando avremo un altro shock,
Okay, so we have another shock in 3 years, like another virus. Yeah, another big shock. And with every shock, many people die. What we see now is not a lot of people yet. The next shock is going to be even worse. So this is the Aquarius turning point we are in right now. Dice che questa è la svolta dell'età dell'acquario, per cui dice che di 3 anni, non ha detto di 3 anni in 3 anni, però dice che non sono ancora tante le persone che stanno lasciando il pianeta in questo momento, ma dice che tra 3 anni ci sarà un ulteriore shock, magari un altro virus o qualche altra cosa, che farà ancora di più risvegliare le persone, fino a quando di shock in shock le persone finalmente non raggiungeranno quella dimensione che sulla Terra però di capire, ecco, la connessione col creatore. So that's why we have decided to give the first week of July 1 week training to connect, to learn to channel, because if we do not connect, we will not get the information to be where we need to be in the right moment. That's very important. Per cui ho detto che nella prima settimana di luglio loro faranno un corso dove insegnano le persone a connettersi, a canalizzare. Yeah. Because we understand that's the next step for us to prepare for the next shock. Perché sappiamo che questo è il prossimo passo per prepararci allo shock che ci sarà ancora tra 3 anni. Roy, have you been receiving information from the 5th dimension on when this shock we are having now is going to be ending? Yes, the biggest part of this shock will be over before the summer. So we're going to say May, June, July. And after that, there'll be we will be better in handling what comes after that, because there will be still some infections, but it's going to be much better controlled. Okay. Ho chiesto a Roy se nella quinta dimensione gli hanno detto quale sarà la fine, no, di questa fase, e gli hanno detto che la fase, diciamo, culmine ci sarà prima dell'estate, giugno, luglio e agosto, però in quella fase ci saranno meno persone. Ok? E poi ci saranno dei rimasugli di persone o di cose che succederanno, ma andrà, diciamo, morendo questa fase critica, ecco. So you say it's before the summer or after the summer? No, for the summer. In Italy, it didn't peak yet, and there are many reasons for that. But the most important thing in Italy is we need another 2 to 3 weeks before to get the control back. So we're going to take 2 to 3 more weeks. Dice che in Italia succederà ancora tra 2 o 3 settimane, dove ci saranno meno morti, meno il calo di questo virus. And then you say that before the summer we're going to end all this, or yeah. June things will calm down for a lot, and there are new remedies coming. So they're now ready to start with new medicine that will help to control the virus. So that will be the reason that after summer we will not have big pandemic anymore. Dice che dopo l'estate non avremo più questa pandemia, perché ci sono nuovi farmaci, nuovi rimedi che si stanno creando in questo momento. Okay. Yeah. So in Italy we almost reached the peak point, but we still need 2 to 3 weeks for things to calm down. So this is what is to be expected. Già il picco, ma no, dice che ancora non lo abbiamo raggiunto in realtà, ma ci vorranno ancora 2 o 3 settimane affinché questo si possa abbassare un po'. And then people need to know that the virus behaves different in different frequencies. E dice che tutti dovete sapere che il virus si comporta diversamente a diverse frequenze. All right, so that's why we see a different pattern in Italy than in America, than in China or in Iran. So this is a virus. Some people know that the 5G, so the new electromagnetic energy also impacts people, but also the virus. So the virus adapts to the environment, and that's why things
are not the same in all the countries the same. It's a very special virus. Yes, actually, this is something that another guy from Australia that I interviewed 2 weeks ago said about the 5G. Ha detto che il 5G che hanno installato, le torri del 5G che hanno installato in Corea, in Iran, in Cina, proprio in quella parte della Cina e anche in Italia, ha fatto sì che le frequenze su di noi cambiassero, per cui anche bisogna tenere in considerazione anche quello. Right. Yeah. So one tip that we give everyone is during tonight to turn off all internet. So no Wi-Fi, turn off your phone so that when you sleep, the whole body can reset itself. Ha detto che durante la notte dovreste spegnere i vostri cellulari, dovremmo spegnere i nostri cellulari, il wifi, spegnetelo così che i nostri corpi si rilassano durante la notte. So this 5G is one of the most dangerous, stressful radiation for the human body. It's something that the human body has a long time needed to adapt for. We are now in the shock wave of 5G and a virus that is also reacting to electromagnetic energy. So it's coming from two ways at the same time. Okay, but I'm going to translate what I hear and what I remember, but you might have to tell me again, okay? No problem. 5G porta uno shock al nostro corpo fisico, al nostro organismo. So you said that 5G brings a very strong shock. It's the strongest we've ever seen for a long time. Uno shock che non abbiamo mai visto in tutta la nostra vita. Yeah. Right? And this virus is also reacting to the negative energy. It makes it stronger. So the more you are exposed to electromagnetic energy, the stronger the virus can impact you as well. Questo virus in concomitanza con il 5G fa sì che questo nostro virus continua a perpetrarsi. Per cui, e quindi, so tell me again about the electromagnetic field, please. But the more we are exposed to electromagnetic field, especially during the night, the weaker the immune system. During the night, you mean, right? No, it's during the night we're the most vulnerable. So that's why it's so important to shut off during the night. During the night, dice che durante la notte il campo elettromagnetico è ancora più potente, per cui è importante che noi spegniamo i cellulari e stacchiamo il wifi, perché così questo virus o l'energia del virus non si alimenta in qualche modo. Exactly. Okay. So yeah, more news will come out. I'm writing a new booklet on what people do not know about this virus. We'll have it next week, and we also send it out for free. There's a lot of conspiracy theories going on, but it doesn't matter if it's conspiracy or not. Right now, we need to save our lives. That's the most important thing. Ci sono una serie di cospirazioni che si sentono, no? Dice, ma non hanno importanza, perché noi in questo momento dobbiamo combattere il virus e quindi ce la faremo. E ha detto che stanno scrivendo un altro libricino che ci faranno avere nei prossimi giorni, così che tutti potremo leggere questa cosa. We have a lady who is actually Alexandra. She's actually from Germany. Mm-hmm. Asking about Germany. When will the pandemic end in Germany? Do you know about that? All right. So Italy is running up front right now. So we need to see Italy as the one where it exploded, and they will go. Everything else is like at least 10 days to 2 weeks behind Italy. Okay, so if Italy reach its peak in 2.5 weeks, then Germany again will be 2.5 weeks after Italy, and then things will go down together again. Mm-hmm. Ha detto, perché c'era Alexandra che ha chiesto la pandemia in Germania quando comincerà a rallentare, e ha detto Roy che l'Italia è prima davanti a tutti,
perché hanno scoperto questa cosa prima di tutti, e quindi poi tutte le altre nazioni seguiranno. Se l'Italia avrà il suo ancora peak, il suo picco tra 2 o 3 settimane, i paesi europei seguiranno questa cosa. Quindi è come se loro a un certo punto poi ci raggiungessero e quindi poi noi andiamo giù, nel senso che questa cosa finirà prima dell'estate o verso l'estate, e quindi poi si seguiranno tutti gli altri paesi europei. Okay, and just remember, and it is a good thing to close, is that this virus gives us the chance to go back to connection to our heart and to transform. This is the most important message that the virus is giving all of humanity right now, that we are all equal and we are all in this together and we need to come out together. There's no difference between anyone right now. Ha detto che per concludere lui voleva mandare un messaggio che questo virus sia di insegnamento a tutti, perché tutti stiamo avendo lo stesso problema, per cui di aprire il nostro cuore ed essere tutti insieme e combattere tutti insieme questo virus. So we have to be getting together, close to one another, and fight for this virus to finish. And remember that the frequency of love brings the immune system in the strongest protection against the virus. So if there is a message, if there was a God giving us a message, the message is very clear. Go to the love frequency. Very clear for me. E dice che dobbiamo sempre stare sulla frequenza dell'amore. Più stiamo sulla frequenza dell'amore, più non prendiamo il virus. Perché l'amore vince su tutto. Questo è il messaggio di Roy Martina. Because love wins on everything, right? Exactly. Thank you very much. It's been a lovely discussion. Grazie. Roy ci viene a trovare al nostro congresso virtuale che abbiamo su Brigi Sovolati il 18 e il 19 aprile, me l'ha appena confermato. We are looking forward to seeing you for our first anniversary on the weekend of the 18th and the 19th of April. Absolutely. And then everybody will get the booklet and we'll be happy to answer all questions with our hot email. Okay, thank you. We'll be in touch. All right, thank you. Bye. Bye-bye. Buonasera a tutti. Ciao, arrivederci. Bye, Roy. Thank you.